Che succede quando XCOM e Stellaris hanno un figlio laureato in astrofisica e scienze politiche? Ve lo mostro oggi parlando in questo video prima impressione di Terra Invicta. Pubblicato da Udedors, si tratta di un grand strategy che approfondisce le guerre del primo contatto umane con una fazione aliena. È uno strategico molto complesso che è uscito dal suo early access qualche giorno fa nel 2026. Ben ritrovati, sono Tiranno Matto e vi invito a mettervi comodi e preparare la mente perché andremo a spremere le meningi con questo videogioco. È una tipologia di strategia molto ostica da comprendere e padroneggiare, ma bando alle ciance e dritto al sodo. Se il nome vi suona nuovo, nonostante fosse già in early access, sappiate che dietro questo gigantesco grand strategy ci sono i ragazzi di Pavonis Interactive, un gruppo di modders che si è messo insieme proprio per XCOM con la mod Long War, che ha avuto negli anni un grandissimo successo e, come si suol dire, squadra che vince non si cambia. Infatti i modders hanno aperto uno studio di sviluppo che adesso è sostenuto dagli editori di Udedors. Questa volta non ho ricevuto un accesso anticipato, ma devo sempre ringraziare Udedors per le chiavi di gioco che fornisce a tutti i creator italiani e non al sostegno di questi nuovi orizzonti indie nel mondo videoludico. Non voglio crearvi false aspettative, non si tratta di un gioco stile XCOM, però il feeling, il vibe è lo stesso, ampliato in un contesto di grande strategia. Non gestiremo squadre militari specifiche strada per strada, missione per missione, ma saremo una fazione specifica, perché l'umanità, come sempre molto divisa, ha varie idee su come dovremmo gestire gli alieni. E per arrivare al confronto con gli extraterrestri, prima di tutto dovremo sviluppare e radicare il nostro controllo sulle nazioni della Terra. Appunto, agiremo come una fazione sovranazionale e potremo sia modificare l'opinione pubblica, sia combattere le altre fazioni, prendere il controllo di governi, organizzare colpi di stato, creare delle guerre, muovere i fili dietro le quinte. Si tratta di una grande simulazione prima di tutto geopolitica, con tanti elementi narrativi, di spionaggio e un albero delle ricerche incredibile. Sono disponibili varie opzioni per gli scenari. Attenzione però, sia nel 2022 sia nel 2026 per la fazione della Resistenza sarà attivabile il tutorial, che io vi consiglio assolutamente. Le fasi sono molto realistiche, soprattutto gli scenari del 22 e del 26, i quali riescono a rispecchiare abbastanza fedelmente la situazione contemporanea del mondo, inserendo però i siti di scavo e recupero di questi UFO che si schianteranno in paesi casuali a seconda del seed della campagna. Potremmo scegliere fra un sacco di opzioni e fra 8 fazioni, alcune con sfide più semplici di altre. Potremmo allearci con gli alieni vedendoli come dei salvatori divini, potremmo cercare un esodo verso le stelle, potremmo provare a resistere o imporre la supremazia umana. Insomma, tutti i grandi cliché dell'approccio verso gli Xeno da parte dell'umanità nella science fiction. Avrete ormai notato che il gioco è tradotto in italiano. Questo non può che essere un pro a favore di Terra Invicta. Parlando dei pro, infatti, voglio sottolineare quanto la profondità dei sistemi di gioco ci permetta anche un approccio personalizzato. Vogliamo andare più a muso duro contro i nostri nemici? Vogliamo creare un sistema economico che garantisca magari lo sviluppo di stazioni spaziali, l'esplorazione di tutto il sistema solare e oltre? Potremmo farlo, come potremmo anche continuare a colpire i singoli agenti delle fazioni nemiche, oppure nascondere alla popolazione mondiale la triste verità dell'invasione aliena. Ho trovato l'interfaccia molto amichevole per quanto dettagliata. Anche l'enciclopedia in gioco è molto utile, proprio perché ci sono tantissimi elementi da imparare e memorizzare e ai quali magari fare riferimento. I nostri agenti avranno un insieme di modificatori, di classi specifiche, delle azioni differenti a seconda di queste classi. Avremo un sacco di obiettivi e di cose da fare all'interno della nostra partita. E all'inizio saranno gli agenti fondamentali per avere del potere reale nel mondo. Potremmo spendere le risorse per aumentare la probabilità di successo. Dovremmo reagire agli eventi e alle azioni dell'intelligenza artificiale, che è molto competitiva.
non sta ferma a guardare. Prendere il controllo di una o più nazioni potrà essere difficile perché avremo bisogno di assicurarci delle posizioni di controllo nelle nazioni, ma al contempo avremo anche una dimensione molto interessante di gestione degli habitat, dei satelliti e delle basi sugli altri pianeti. È proprio la dimensione planetaria della strategia che va a rivoluzionare anche buona parte del gameplay, che potrebbe diventare monotono nello scenario terrestre. Con la tecnologia e l'avanzamento di epoca potremmo effettivamente andare a colonizzare gli altri pianeti del Sistema Solare, a sfruttare gli asteroidi e combattere la minaccia aliena, oltre che le altre fazioni. È proprio la sua profondità un punto forte, che ci porta dalle stelle fino ai numeri più specifici di un grande strategico. Passando adesso ai contro, posso dire subito che purtroppo questa profondità rappresenta anche una grande difficoltà. C'è una curva di apprendimento quasi verticale, molto ripida, e sicuramente non basta un primo assaggio per poterne parlare al 100%. Infatti un altro grande difetto che devo assolutamente sottolineare è la lentezza del gioco stesso. Per ottenere dei risultati dovranno passare tantissimi anni e il gioco è strutturato per mensilità, sia nel guadagno di risorse sia nell'ottenere i risultati da parte degli incarichi assegnati ai nostri agenti sulla Terra o nello spazio. Per arrivare alla fase spaziale non iniziando nello scenario del 2070, infatti, bisognerà avere tanta pazienza e ovviamente tante ore da dedicare a Terra Invicta. Gli scontri spaziali fra astronavi rappresentano un'altra dimensione all'interno della struttura di gioco e possiamo sperimentarli nella modalità scontro, cercando di comprendere anche qui, grazie ai tutorial, tutte le difficoltà di questa dimensione strategica, un pochino più tattica. Purtroppo al momento non c'è il confronto multigiocatore, rimane Terra Invicta un titolo a giocatore singolo. Non credo avrà mai l'ambizione competitiva e di profondità tattica come per esempio Battlefleet Gothic Armada. Per me ciò non rappresenta un contro, ma sono consapevole che dipende molto dal giudizio soggettivo. Insomma, Terra Invicta non è un gioco per tutti, è molto di nicchia, anche all'interno dei grandi strategici, per quanto faccia il possibile per essere subito comprensibile anche a giocatori esterni al genere, parlando comunque a una categoria specifica di amanti della strategia. La mia impressione a caldo è che sia assolutamente un gioco valido e, come dicevo prima, con una lunga curva di apprendimento. Azzardo a dire che sia il grand strategy più complesso che io abbia mai giocato, ma al contempo apprezzato. Terra Invicta sta riuscendo a stimolarmi tantissimo, mi faccio molte domande a ogni nuova campagna e ne sto avviando tantissime in questa decina di ore. Non ho ancora compreso le basi di gioco e penso che ne serviranno un altro centinaio affinché io riesca a vedere la fine di una partita. Ciò detto, Terra Invicta mi lascia una buona impressione, perché alla fine penso che 25 euro per un gioco che potremmo giocare per migliaia di ore senza realmente comprenderlo appieno valgano assolutamente la spesa. Però attenzione, non è un gioco per tutti. Vi deve piacere l'ambientazione e vi deve piacere la profondità strategica. Ma adesso sta a voi. Sono curioso di sapere quale fazione vorrete giocare. Resisterete contro gli alieni o diventerete servi della feccia Xeno? Scrivetemelo qui sotto nei commenti, voglio vedere quanti traditori del genere umano sono qui sul canale. Anche perché è in arrivo una carrellata di nuovi contenuti, sempre di fantascienza però tetra e oscura, nei prossimi giorni. Se il video vi è piaciuto lasciate un like per finanziare la nostra guerra spaziale e iscrivetevi per non perdere le novità dalla Terra, che speriamo resti in vita. Questo è quanto, Tirannomatto out e alla prossima!